Anche tu ami andare in montagna d'inverno sulla neve, ma soffri di freddo ai piedi? Questo è il video che fa per te, perché oggi vediamo i migliori scarponi da trail running, trekking ed alpinismo, soprattutto vediamo i più caldi che esistono, così da poter andare in montagna senza avere il freddo ai piedi. Iniziamo dalle scarpe da trail running, che possono andare bene sia per chi corre sia per chi fa dei trekking semplici su neve. Le migliori sono sicuramente queste Scarpa Rebel Run Calibra G. Questo perché hanno delle tecnologie molto avanzate, iniziando da un'imbottitura in Primaloft che le rende le più caldi che potete acquistare. La tecnologia poi che fa veramente la differenza è la sua membrana, perché troviamo una Polartec Power Shield che ha la peculiarità di essere messa sulla ghetta esterna. In questo modo ci aumenterà tantissimo l'impermeabilità e la protezione dagli agenti atmosferici. Ma non solo, perché poi questa scarpa ha una suola bella alta, molto tacchettata per darci un ottimo grip, e poi troviamo un boa con il quale possiamo sia aprire che chiudere la scarpa, così da avere una regolazione millimetrica. Queste scarpe sono appunto le migliori, le più innovative e le più calde, però esistono anche altri modelli sul mercato. Ad esempio la sportiva Cyclone Cross e le Salomon Winter Cross Spike. Queste due sono molto meno termiche perché non hanno un'imbottitura e dal loro punto di vista la membrana è stata messa nella parte interna della scarpetta e non sulla ghetta. Questo vuol dire che la ghetta lunga potrebbe fare entrare acqua e potremmo bagnarci i piedi. Di contro però soprattutto le Spike hanno una caratteristica molto interessante, ovvero sono chiodate. Sotto infatti troviamo dei chiodi già messi sulla scarpa per evitare di scivolare sul ghiaccio. Passiamo dunque al mondo delle ciaspolate, perché qua lo scarpone più caldo è sicuramente questo Scarpa Rush Polar. Questo scarpone ha un'imbottitura in Primaloft molto termica, pensate che ci potete arrivare tranquillamente anche a meno 30 senza tanti problemi. È uno scarpone poi alto, in modo tale proprio da poter camminare anche la neve profonda senza che questa possa entrare all'interno della scarpa. È uno scarpone che dal suo punto di vista è tanto termico, con un'ottima suola per poter camminare su neve. È semirigido, quindi anche con dei ramponi universali lo si può un po' ramponare. Diciamo che lui è veramente lo scarpone più termico, più caldo che potreste acquistare. Unica cosa però è il prezzo, perché lo si trova molte volte anche sopra i 250 euro. Dunque, se avete un budget inferiore, invece vi consiglio i Quechua di Decathlon. Questo modello è anche lui termico perché ha un'imbottitura, ha una suola molto morbida per garantirci un buon grip, ha la sua membrana impermeabile, ma per gli 80 euro che costa è sicuramente il miglior scarponcino per delle ciaspolate. Non è ramponabile, ci si può mettere dei ramponcini all'occorrenza, però davvero per gli 80 euro che lo propone Decathlon secondo me non c'è di meglio, soprattutto se volete fare delle ciaspolate e che potreste anche utilizzare per esempio anche per fare qualche trekking magari in Nord Europa. Passando al mondo del trekking evoluto e dell'alpinismo, vi consiglio questi nuovi Garmont Tower Extreme 3.0. Loro hanno un'ottima imbottitura interna, infatti con loro possiamo arrivare tranquillamente anche a meno 15 senza tanti problemi. Sono ramponabili, ma la loro caratteristica principale è che sono semirigidi. Questo ci permette di utilizzarli quando magari vogliamo andare a fare alpinismo o dei canali, anche ciaspolate molto lunghe. Questo perché appunto essendo semirigidi riusciremo a utilizzarli molto bene anche per camminare. Troviamo poi una membrana Gore-Tex classica per proteggerli dagli agenti atmosferici e la chiusura è fatta con un doppio boa. In questo modo possiamo regolare molto bene lo scarpone senza dover togliere i guanti anche nelle situazioni più fredde. Lui è sicuramente il migliore per questa categoria perché sul mercato troviamo altri scarponi come possono essere la sportiva Nepal Cube o gli Scarpa Mont Blanc, ma questi qua sono scarponi molto più rigidi, ovvero se dobbiamo fare dei lunghi avvicinamenti, solo durante l'avvicinamento il piede si stancherà tantissimo e quindi arriveremo a destinazione con i piedi veramente stanchi. Lui invece è molto più utilizzabile anche per avvicinamenti più lunghi e non ci stancherà i piedi. Infine, per quanto riguarda l'alpinismo tecnico, i migliori sono sicuramente questi Scarpa Phantom Tech. Hanno delle tecnologie che li rendono i più caldi perché hanno tutta un'imbottitura in Primaloft e con questi potete arrivare anche a meno 20, meno 25 senza tanti problemi. Hanno una membrana H-Dry che dunque ci garantisce di non avere uno scarpone che si inzuppi dopo tante ore nella neve. Hanno poi tutta una serie di caratteristiche che gli rendono gli scarponi probabilmente più innovativi e più tecnologici presenti sul mercato, ma soprattutto grazie alla loro imbottitura in Primaloft veramente sono i più caldi che potete acquistare.
Naturalmente sono molto rigidi perché sono pensati anche per fare cascate di ghiaccio e soprattutto hanno un attacco automatico per i ramponi, dunque troviamo l'attacca sia sul posteriore sia sull'anteriore. L'unico punto negativo di questi scarpa è il prezzo, perché è difficile trovarli a meno di 600 euro. Se però volete spendere di meno, vi consiglio questi Kyland K4. Di questa categoria probabilmente sono i più economici, perché parliamo di uno scarpone sui 400 euro. Loro utilizzano dell'imbottitura che è meno pesante rispetto agli Scarpa, dunque diciamo che ci potreste arrivare attorno ai meno 10, meno 15 massimo. Purtroppo utilizzano ancora la membrana Gore-Tex con tutti i vari aspetti negativi a riguardo, però se volete risparmiare qualcosa con loro potreste già fare dell'ottimo alpinismo tecnico senza dover puntare a degli scarponi super costosi come i Phantom Tech. E tu quali scarponi utilizzi quando vai a fare trekking, trail running e alpinismo d'inverno? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne poi discutiamo assieme. Nella speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!